Allora ragazzi, sarà molto interessante il prossimo video perché vedremo le 5 migliori barche a vela classiche in legno. Ed è tanta roba in legno, ragazzi. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. Allora ragazzi, oggi presentiamo le 5 migliori barche a vela per girare il Mediterraneo. E oggi ragazzi ho deciso di esagerare. John Alden Malabar. Signori, nel precedente video pubblicato 2 giorni fa vi ho dato 5 ragioni che rendono la barca a vela un problema. Molti di voi però questo video l'hanno frainteso. È un problema qualora voi vedeste quelle 5 ragioni come un limite alla vostra passione. Proprio così, la barca a vela è uno stile di vita. La barca a vela non è un mezzo di trasporto, ma è un modo di vivere. Per questo ho cercato di farvi capire che se state cercando un mezzo di trasporto per mare, probabilmente la barca a vela non fa per voi. Se vedete quelle 5 condizioni come un'opportunità, come una risorsa, come una nuova vita, allora siete adatti a questo mondo. Quindi, superato quel test, siete ancora qua sul mio canale, avrete la capacità di capire qual è lo spirito che muove un velista. Questo, secondo Giorgio il Mare, vale anche per le barche ultramoderne, che sono meravigliose. Ma quando le metto in confronto con questi classici, ogni dubbio sparisce. Oggi presenteremo 5 meraviglie in legno. Partendo da questa meraviglia, Malabar, che è una barca classica progettata da John Alden negli anni 50. Sono barche in legno. Questo sloop a chiglia lunga misura 33,25 piedi, circa 10,13 metri. Questa è la sua lunghezza fuori tutto, con un baglio massimo di 9,75 piedi, che sono 2,97 metri, e un pescaggio di 5 piedi, circa 1,52 m. La sua superficie velica totale è di circa 505 piedi, 46 metri. Lei è stata costruita con tecniche tradizionali. La Malabar presenta una costruzione in legno massello, con fasciame in teak, omogano addirittura. Si può addirittura ordinare in quercia. Questa robusta costruzione le conferisce una notevole stabilità e durata nel tempo. Il design di Alden combina eleganza e funzionalità, rendendo la Malabar SR una barca a vela apprezzata sia per crociere costiere che per la navigazione d'altura. La disposizione interna è sorprendente e spaziosa per una barca di queste dimensioni. Grazie alla generosa larghezza, gli interni offrono sistemazioni confortevoli per l'equipaggio, con spazi molto ben organizzati per la vita di bordo. Considerate che questa è una barca degli anni 50. La coperta e la tua in legno aggiungono un ulteriore tocco di classe e tradizione. Sapete perché è nota questa barca? Per le sue eccellenti qualità marine, offrendo una navigazione stabile e sicura anche in condizioni impegnative. La combinazione di una chiglia lunga e un piano velico ben bilanciato la rende facile da manovrare. Queste caratteristiche la rendono una scelta ideale per gli appassionati di vela classica, quelli come noi per intenderci, che cercano sicuramente una barca performante ma soprattutto affascinante. E ora iniziamo a volare verso nord, ma anche verso l'alto. Iniziamo a crescere, ragazzi. Avete mai sentito parlare di Alan Buchanan? Le sue imbarcazioni sono considerate tra le più iconiche del periodo d'oro dello yachting. Questo è un 41. E parlarne è come sfogliare le pagine di un capitolo indimenticabile della nautica. Una delle sue creazioni, il Buchanan Yacht, è un esempio perfetto della sua capacità di fondere arte e funzionalità, creando barche che non sono solo mezzi per navigare, ma veri e propri oggetti di culto, e lo sono ancora oggi. Buchanan ha progettato barche che hanno fatto epoca, prediligendo linee pulite e uno scafo dalle proporzioni perfette. Le proporzioni perfette, lo dico da sempre, sono 12 metri, 12 metri e mezzo. Questo è un 41 piedi. Molte delle sue imbarcazioni venivano costruite in legno, e questa è una di quelle, con una cura artigianale che oggi è sempre più rara. Ciascuna barca era unica, pensata per essere veloce, stabile e capace di affrontare qualsiasi condizione, dal mare più calmo al vento più impegnativo. Una caratteristica comune nei suoi progetti era l'attenzione meticolosa ai dettagli, che si traduceva in equilibrio perfetto tra estetica e performance. Le sue barche erano anche un piacere da condurre. Il timone rispondeva con precisione e la configurazione delle vele consentiva un controllo eccezionale in ogni andatura. Non erano semplicemente costruite per vincere regate,
ma per regalare un'esperienza di navigazione che restava impressa nell'anima di chi la conduceva. Alan Buchanan collaborava con i più alti cantieri dell'epoca, come il celebre cantiere Boschmann, che trasformava i suoi progetti in realtà, garantendo qualità costruttive e prestazioni straordinarie. Ogni Buchanan racconta la sua storia. Sono barche che ti fanno innamorare a prima vista, ma che conquistano davvero quando le porti in mare. Hanno una personalità, qualcosa che va assolutamente oltre il legno e il metallo che la compongono. Navigare su una di queste è come sentire il battito del cuore del mare, con una barca che non combatte le onde, ma le asseconda con grazia. Se dovessi descrivere cosa significa un Buchanan Yacht, direi che è una barca che ti fa sentire parte di qualcosa di più grande. Il vento, le onde e il cielo. È un pezzo di storia che continua a rinascere ogni volta che armi una vela. Una barca che ti ricorda ogni giorno perché ci si innamora del mare. E adesso ragazzi non abbiatemene, ma voglio colpirvi in fondo al cuore. Andiamo verso una leggenda, forse qualcosa di più. Lei è la dea del mare, la Warlawai, progettata da Kim Holman. È un'icona nel mondo delle barche a vela classiche, una vera leggenda che incarna l'eleganza e tutta la passione che muove il mondo della vela. Il suo costruttore, Holman, è noto per la capacità di unire linee armoniose e prestazioni di alto livello. Progetto presentato per dominare le regate dell'epoca, ma anche per regalare esperienze senza tempo. Avete iniziato a conoscerli, no? Barche a vela d'epoca che erano pensate per le regate. Si chiamano Cruiser Racer Classic e sono le barche preferite di questo signore che vi sta parlando. Ovviamente lei è costruita in legno con tecniche tradizionali che richiedevano la maestria di artigiani esperti. La barca rappresenta l'essenza e il design classico inglese. La sua struttura è in equilibrio perfetto tra robustezza e leggerezza, capace di affrontare con grinta le onde dell'oceano, ma anche di danzare con eleganza nelle brezze leggere. Lo scafo slanciato e la chiglia profonda le conferiscono una stabilità e una tenuta di rotta eccezionali, caratteristiche che hanno reso celebri i progetti di Holman. Dal punto di vista della navigazione, la Warlawai non è solo un mezzo per competere, è un'esperienza. Quando si naviga con questa barca si percepisce ogni onda, ogni cambio di vento, ogni movimento del mare. La connessione tra uomo e natura diventa totale. Le vele spesso in cotone o materiali simili, quelli usati nell'epoca, le conferiscono sicuramente un tocco vintage, ma sono assolutamente ottimizzate per offrire il massimo delle prestazioni. Il timone risponde con assoluta precisione, trasmettendo nelle mani del timoniere tutta la forza e la grazia del mare. Warlawai non è solo una barca, è un simbolo di un'epoca in cui la vela era pura tecnica, lontana sicuramente dalle innovazioni tecnologiche moderne, ma vicina alla vera essenza della navigazione. È una testimonianza del genio di Kim Holman, progettista che ha saputo tradurre la passione per il mare in linee senza tempo. Navigare su una di queste barche significa vivere un pezzo di storia, un'esperienza che combina tradizione, bellezza e avventura. Ecco perché ogni volta che all'orizzonte si vede questa barca solcare le acque, non si può rimanere incantati. È come se il mare stesso riconoscesse in lei una compagna degna di un'anima gemella, fatta di legno, tela e passione. E ormai lo sapete, questa malattia mi porta a visitare decine di barche a vela, ma le emozioni che provo salendo su queste non sono assolutamente confrontabili con niente altro. Con loro le parole si sprecano. E perdonatemi se oggi ho deciso di farvi del male. Piacciono anche a te queste barche? Una cosa, se i miei video ti piacciono, questo tipo di video ti piace, non dimenticare di iscriverti al canale, farai parte della nostra community. Ci conosceremo. Iscriviti al canale, mettimi un like e un commento e entrerai a far parte del nostro mondo. È gratis, non costa niente, ma ti sarà veramente utile. Non dimenticare di iscriverti al canale. Questo peggiorerà sensibilmente la nostra malattia. Io non ho conosciuto questo cantiere, questo costruttore, attraverso la barca precedente. Holman l'ho conosciuto per via di questa barca. Vi ricordo che queste sono barche a vela che nell'epoca facevano le massime regate mondiali, quindi sono barche che oggi potremmo equiparare tranquillamente alle modernissime barche a vela di Coppa America. Insomma, Holman mi ha conquistato, sono diventato un suo fan sfegatato attraverso questa meraviglia. Denominata
Whirlaway bermudiano, 41 piedi, 12,65 m. Un'altra scultura artistica in legno, progettata da Holman nel 1963, spesso identificata come una delle icone della vela classica dell'epoca. Questa barca è celebre non solo per il suo design innovativo, ma anche per il suo ruolo significativo che ha avuto come barca di riserva per il team britannico nella prestigiosa Admiral's Cup del 1963, un evento che vi assicuro ha definito lo spirito competitivo della vela oceanica internazionale. Holman era già famosissimo per le sue barche snelle e performanti. Ha creato questo cutter con un approccio orientato sulla velocità e sulla robustezza. Il progetto rifletteva la sua comprensione profonda delle esigenze della vela d'altura, combinando linee eleganti con una struttura in legno tradizionale, rinforzata per affrontare le condizioni impegnative dell'Atlantico. La barca presentava una pura filata e una poppa arrotondata, che le conferivano un'ottima stabilità e capacità di tagliare le onde con efficienza. Con una lunghezza fuori tutto di 41 piedi, circa 12,5 m, il cutter era ben dimensionato per le regate oceaniche. La chiglia profonda garantiva una buona tenuta di rotta, mentre il piano velico generoso, ma ben bilanciato, offriva prestazioni eccellenti in tutte le andature. Gli interni, pur essenziali per mantenere il peso contenuto, erano ben organizzati e ben progettati per accogliere l'equipaggio durante le lunghe navigazioni. Essere selezionati come barca di riserva per la squadra britannica non era un riconoscimento da poco. Questa competizione, nota per essere una delle più dure e prestigiose regate al mondo, richiedeva imbarcazioni in grado di eccellere sia nelle regate costiere che in quelle oceaniche. Sebbene questa barca non abbia gareggiato direttamente, il fatto che fosse stata inclusa nella squadra dimostra il rispetto e la fiducia che Holman e il suo design ispiravano nel mondo della nautica. Questa barca rappresenta un capitolo importante della storia della vela classica. È un esempio di come il design di Holman sia riuscito a incarnare l'equilibrio tra tradizione e innovazione, tra bellezza e funzionalità. Anche oggi vedere un cutter come questo navigare è un omaggio all'arte della progettazione nautica, un ricordo ancora vivissimo di un'epoca in cui le barche non erano solo strumenti di competizione, ma vere e proprie opere d'arte. E credo che per descrivere questa rifinitura in questo longarone non serva nessun'altra parola. Ma adesso vi parlerò di un'altra barca, forse la più bella in assoluto che abbia mai presentato sul mio canale. La più bella barca a vela che abbia mai visto, e non sto scherzando. Si tratta della Spirit 50R, 15 metri di sogno. Non ho altre parole per definirla. Salire su di lei è come in un sogno. La Spirit 50R è una vera opera d'arte della nautica, un capolavoro che unisce eleganza, innovazione e prestazioni come poche altre barche al mondo. Questo yacht è senza dubbio una delle più straordinarie creazioni moderne nel panorama delle barche a vela classiche e sono assolutamente entusiasta di presentarla come l'ultima della mia lista e campionessa indiscussa su tutte, perché rappresenta davvero l'apice di tutto ciò che Giorgio e il mare, ma no, la vela, il mare possa offrire. Immaginate di solcare il mare su questa imbarcazione, che sembra fatta per fondersi con il mare stesso. La Spirit 50R 50 piedi 15 metri è un cutter moderno che porta con sé una bellezza senza pari, una linea classica che rimanda alla tradizione, ma con tutte le moderne innovazioni tecnologiche che ne garantiscano prestazioni da primo piano in regata e anche una crociera raffinata. Lei mi rapisce totalmente, così non servono più parole. Mi fa venire voglia di fare ciò che so fare meglio, scrivere o addirittura cantare. Lei è come in un sogno. Rimango fermo immobile mentre la pioggia lieve cade qui sopra di me e resto zitto intorno a me. Questo silenzio infrange tutte quelle regole che mi vorrebbero via da te. Se solo avessi un po' più palle sarei via da te, ma io rimango immobile mentre ti volti piano e ricomincio a piangere. Comincia a piangere e come in un sogno rimane il segno di ciò che sto per perdere, ma io ne ho bisogno, è quello che voglio e non mi voglio arrendere. E come in un sogno so che se sbaglio mi sveglio e torno a vivere, ma tu non sei un sogno ed io non mi fermo.
Voglio tornare a credere che sei luce dentro di me. E non ti voglio, non ti posso sostenere. Sembri fortuna, poi sei fragile. E ti dovrei proteggere. Come un sogno, come un sogno. Io ti dovrei proteggere. È come un sogno, è come un sogno. Rimango fermo immobile, mentre la notte avvolge tutte le tue lacrime e non mi riesco a muovere, perché non ci saranno altre notti insieme a te, eppure non riesco a smettere. Continua a farmi male, fermo per guardare te, per questo non voglio ammettere. Se solo avessi un po' più orgoglio sarei via da te. È come un sogno, rimane il segno di ciò che sto per perdere. Ma io non ho bisogno, è quello che voglio e non mi voglio arrendere. È come in un sogno, so che se sbaglio mi sveglio e torno a vivere. Ma tu non sei un sogno e io non mi fermo. Voglio tornare a credere. È come in un sogno, prima del segno di ciò che sto per perdere. È come in un sogno, è come in un sogno di ciò che sto per perdere. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road